Benvenuto nell'esercitazione di italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta una regina che non aveva figli. Ogni mattina si recava nel giardino e pregava Dio per un figlio o una figlia. Un giorno un angelo le apparve e le disse: «Non preoccuparti, avrai un figlio che potrà desiderare qualsiasi cosa e questo si avvererà». La regina fu molto felice e raccontò la buona notizia al re. Quando arrivò il momento, diede alla luce un bambino e il re fu colmo di gioia. Ogni mattina la regina portava il suo bambino nel giardino dove vivevano animali selvatici e si lavava in un ruscello cristallino. Un giorno, quando il suo bambino era un po' più grande, si addormentò mentre lo teneva in braccio. Un vecchio cuoco, che sapeva del potere speciale del bambino, venne e lo rapì. Uccise una gallina e spalmò il suo sangue sui vestiti della regina. Poi portò il bambino in un luogo segreto dove una nutrice doveva prendersene cura. Corse dal re e gli disse che la regina aveva lasciato che le bestie selvagge portassero via il loro bambino. Quando il re vide il sangue, credette al cuoco e si adirò molto. Ordinò di costruire una torre alta in cui non potessero entrare né il sole né la luna e fece rinchiudere la moglie all'interno. Doveva rimanere lì per 7 anni senza cibo né acqua fino a morire di fame. Ma Dio mandò 2 angeli sotto forma di colombe bianche per portarle cibo ogni giorno fino alla fine dei 7 anni. Nel frattempo, il cuoco era preoccupato. Pensò: se il bambino può desiderare qualsiasi cosa, potrebbe mettermi nei guai. Così andò dal bambino, che ora poteva parlare, e disse: «Desidera un bellissimo palazzo con un giardino e tutto ciò che vuoi». Appena il bambino espresse il desiderio, tutto apparve. Il cuoco suggerì quindi: «Non è bene che tu sia solo. Desidera una bella ragazza che ti faccia compagnia». Il bambino desiderò una ragazza e lei apparve, più bella di qualsiasi dipinto. Giocarono insieme e si amarono, mentre il cuoco andava a caccia come un nobile. Ma aveva ancora paura che il bambino desiderasse vedere suo padre e lo mettesse in pericolo. Così prese la ragazza da parte e le disse: «Stanotte, quando il bambino dormirà, trafiggilo al cuore e portami il suo cuore e la sua lingua. Se non lo fai, perderai la vita». Quando il cuoco se ne andò, la ragazza rifletté su ciò che aveva detto e si rifiutò di far del male all'innocente bambino. Il cuoco tornò e la minacciò di nuovo. Sentendosi intrappolata, decise di uccidere un piccolo cervo e prese il suo cuore e la sua lingua. Quando il cuoco tornò, coprì il bambino con una coperta e gli porse il piatto con il cuore e la lingua del cervo. Il cuoco chiese: «Dove sono il cuore e la lingua del bambino?» La ragazza gli porse il piatto, ma il bambino scoprì la coperta e disse: «Vecchio peccatore, perché volevi uccidermi? Ti punirò. Diventerai un barboncino nero con un collare d'oro e mangerai braci ardenti finché le fiamme non usciranno dalla tua gola». Appena finì di parlare, il cuoco si trasformò in un barboncino nero con un collare d'oro. Gli furono portate braci vive e il barboncino dovette mangiarle fino a quando le fiamme non scoppiarono dalla sua gola. Il bambino rimase lì per un po' più a lungo, pensando a sua madre e chiedendosi se fosse ancora viva. Alla fine disse alla ragazza: «Voglio tornare a casa. Se vieni con me, mi prenderò cura di te». Lei rispose: «Oh, il viaggio è così lungo e non so cosa fare in una terra straniera». Non volendo separarsi, desiderò che lei diventasse un bellissimo fiore e la portò con sé. Quando raggiunse il suo paese, il barboncino lo seguì. Andò alla torre dove sua madre era tenuta prigioniera. Era così alta che desiderò una scala che raggiungesse la cima.
Salì e guardò all'interno, chiamando: «Cara madre, sei ancora viva o morta?» Lei rispose: «Ho appena mangiato e sono soddisfatta», pensando che fossero gli angeli. Lui disse: «Sono il tuo caro figlio, di cui si diceva che le bestie selvagge avessero portato via. Ma sono ancora vivo e ti libererò presto». Scese, andò da suo padre e si fece passare per un cacciatore in cerca di lavoro. Il re accettò, dicendo che se fosse stato abile, avrebbe potuto servirlo. Il bambino promise di fornire molta selvaggina per la tavola reale. Radunò tutti i cacciatori e li guidò nella foresta, dove espresse un desiderio. Presto, oltre 200 cervi corsero nel cerchio che aveva creato e i cacciatori li colpirono. Riempirono 60 carri di selvaggina e la riportarono al re, che fu molto felice di avere finalmente del cibo dopo anni di penuria. Il re voleva festeggiare con tutti e organizzò un grande banchetto. Invitò il cacciatore a sedere con lui, ma il bambino disse: «Signore re, sono solo un povero cacciatore». Il re insistette e il bambino si sedette accanto a lui. Mentre mangiava, pensava a sua madre e desiderava che qualcuno chiedesse di lei nella torre. Proprio in quel momento, il maresciallo intervenne chiedendo come stesse la regina. Il re rispose con rabbia: «Ha lasciato che il mio caro figlio fosse fatto a pezzi dalle bestie selvagge. Non voglio sentire parlare di lei». Allora il bambino si alzò e disse: «Padre, è ancora viva e io sono suo figlio. Sono stato rapito da quel vecchio cuoco che ha versato il sangue di pollo sull'abito di tua moglie». Indicò il barboncino e disse: «Quello è lui». Portarono le braci vive e il barboncino dovette mangiarle fino a quando le fiamme esplosero dalla sua gola. Il bambino desiderò poi trasformare il barboncino di nuovo nel cuoco e all'improvviso lui si trovò lì con il suo grembiule bianco e un coltello. Il re si adirò molto e ordinò che il cuoco fosse gettato nel dungeon più profondo. Il bambino chiese poi: «Padre, vuoi vedere la ragazza che si è presa cura di me e che quasi mi ha ucciso ma ha scelto di non farlo?» Il re disse di sì. Il bambino estrasse il fiore e lo posò sul tavolo reale. Era così bello che il re non ne aveva mai visto uno simile. Poi il bambino desiderò che lei tornasse alla sua vera forma e lei apparve davanti a loro, più bella di quanto qualsiasi artista potesse creare. Il re inviò 2 cameriere a prendere la regina per portarla al tavolo reale. Quando arrivò, non mangiò e disse: «Il buon Dio che mi ha nutrito nella torre mi libererà presto». Visse per altri 3 giorni e poi morì in pace. Quando fu sepolta, le 2 colombe bianche che le portavano il cibo la seguirono fino alla tomba. Il re ordinò che il cuoco fosse fatto a pezzi, ma il suo stesso dolore presto gli costò la vita. Il bambino sposò la bella ragazza che aveva salvato, e se siano ancora vivi o meno lo sa solo Dio. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.